Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video unboxing di manga del canale. Con questo video si apre un nuovo capitolo, un capitolo nel quale parleremo di anime e manga all'interno del mio canale YouTube. Questi sono 3 pacchetti che ho ricevuto da poco. Lui viene da Feltrinelli, mentre questi 2 sono dei fumetti che ho acquistato come usati su eBay, quindi spero siano in buone condizioni, a breve andremo a vedere. Direi di iniziare con lui, quindi iniziamo a togliere questi qui. Muniamoci di taglierino e diamo il via all'operazione. Di Feltrinelli mi fido un bel po', loro solitamente imballano molto bene i loro prodotti. Vediamo se anche in questo caso hanno fatto un buon lavoro. Già vedo uno di quegli imballaggi fatti per bene perché c'è tutta la borsa d'aria. Questo secondo me è un punto a favore. Ecco qui. All'interno di questo pacco troviamo My Hero Academia 2 Heroes, il romanzo, non l'anime comics, ne parliamo a breve, e 7 euro di sconto online. Non lo ruoto perché probabilmente... Sì, c'è il codice dietro, perfetto. Feltrinelli, tu mi stai tentando. Vuoi che io faccia altri acquisti sul tuo sito? Probabilmente lo farò, questo me lo tengo ben stretto. E poi i 2 volumi della Final Edition di Shaman King, volume 1 e volume 2. Quindi, eccoci qui. My Hero Academia The Movie 2 Heroes. Si tratta della light novel che è uscita per conto di Star Comics per omaggiare 2 Heroes, il lungometraggio che è uscito qualche tempo fa. Semplicemente Midoriya e i suoi compagni dovranno affrontare un'avventura fuori programma, dandoci tra l'altro l'occasione di scoprire qualcosa in più sul passato di All Might, l'Hero Number 1. Chiunque di voi abbia già visto il film sa di cosa stiamo parlando. All'interno troviamo anche un poster a quanto pare molto carino, che è bello, e niente, poi per il resto è un romanzo, non è un anime comics. Ogni tanto ci sono delle illustrazioni, come in questo caso, però per il resto è in tutto e per tutto un romanzo. Ho preferito acquistare il romanzo semplicemente per via del fatto che gli anime comics non mi piacciono troppo, cioè prendere i frame degli anime, metterli su cartaceo e mettere sotto i sottotitoli con ciò che succede non mi ha mai attratto troppo. A questo punto guardo il film e faccio prima. Però un romanzo, una light novel, questa può essere secondo me molto interessante da mettere nella propria libreria. Ma passiamo al punto forte, senza ombra di dubbio il punto forte: Shaman King. Shaman King è il famoso manga di Takei. Il nostro protagonista, Yo Asakura, è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Può quindi comunicare con gli spiriti della natura, con le anime dei morti e tutte cose. Si è da poco trasferito in città per completare il suo addestramento spirituale ed ha una promessa da mantenere. Dovrà diventare il re degli sciamani, anche se lui non sembra essere completamente invogliato a farlo. Non è il classico personaggio degli shonen, e questa cosa mi è sempre piaciuta molto. Dico sempre perché Shaman King, come molti di voi sapranno, è una serie abbastanza vecchia, e questa Final Edition ce la ripropone in una maniera strabiliante. Oltre infatti ad avere alcune pagine con delle illustrazioni colorate, come in questo caso, troviamo anche una doppia sovraccoperta. Qui abbiamo la nostra copertina con il nuovo stile di Takei, mentre appena sotto abbiamo la copertina della vecchia edizione con il vecchio stile del mangaka. Diciamo che stilisticamente è cambiato veramente un bel po', quindi noi nella nostra collezione potremo scegliere se tenere il manga con queste sovraccoperte o con queste qui. E questa è la cosetta che mi ha fatto pensare: diamine, devo assolutamente acquistare questa Final Edition. Oltre ovviamente al fatto che questa Final Edition a quanto pare presenterà il vero finale di Shaman King e non quello rushato che abbiamo avuto tantissimi anni fa, per via di tristi scelte editoriali. Mi fa piacere il fatto che entrambe le sovraccoperte siano immacolate, e sicuramente Feltrinelli ha fatto un ottimo lavoro con l'imballaggio, perché sono davvero arrivati in ottime condizioni. Guardate che belle le tavole colorate, Dio mio, quanto è bello lo stile di Takei.
Ma andiamo avanti, non perdiamo altro tempo perché già ci stiamo mettendo troppo. Cosa ho acquistato su eBay come usato? Questo è un altro pacco. Questo qui dovrebbe ad occhio contenere 2 volumi. Forse nemmeno serve qui. È una busta un po' pessima. Oh, eccolo qui. 1 e ovviamente 2. All You Need Is Kill, serie completa, sono soltanto 2 volumi. Lo so, esiste un'edizione che li comprende entrambi, ma non ho voluto acquistare quella semplicemente perché in libreria volevo avere entrambi i volumi. L'ho acquistato usato su eBay, l'ho pagato un buon prezzo, qui è leggermente rovinato in realtà, ma nessun problema. L'ho preso davvero per 2 soldi, quindi mi andrà più che bene. Cos'è All You Need Is Kill? Ve lo racconto mentre vi mostro qualche tavola del meraviglioso Takeshi Obata. All You Need Is Kill è un manga di genere fantascientifico e militare, scritta da Hiroshi Sakurazaka e illustrata da Yoshitoshi Abe. I disegni però sono del mitico e intramontabile Takeshi Obata, che molti di voi sono sicuro conosceranno già. Per quanto concerne la trama, io ancora non l'ho letto, ma da ciò che so, il protagonista è una recluta di una Defense Force che combatte una specie aliena che ha invaso la Terra, i cosiddetti Mimics. Ricordo che si chiamano Mimics semplicemente perché hanno lo stesso nome dei nemici di Dark Souls. Questo nostro protagonista viene ucciso alla sua prima battaglia, perché è uno scarsone a quanto pare, ma per qualche assurdo motivo dopo la sua morte si risveglia il giorno prima della battaglia. Questa cosa succede più e più volte, fino a rendersi conto di essere intrappolato in un loop temporale nel quale vive continuamente questa battaglia e la sua morte. Ma nonostante viva sempre la sua morte, la sua memoria cambia, perché giustamente continuando a combattere questi alieni acquista esperienza. E l'esperienza potrebbe portarlo a sconfiggerli. Dico potrebbe, perché effettivamente ancora non l'ho letto, quindi non lo so. Magari ne riparleremo in futuro su questo mio canale? Può darsi, vedremo. Per ora mi intriga un sacco e non vedo l'ora di leggerlo e sono molto felice di averlo ricevuto. Ma ancora più di questo c'è un altro manga che non vedo l'ora di leggere ed è contenuto nel prossimo pacco. Ed è tutto ciò che non vi aspettereste dopo aver visto questi qui, perché se avete pensato anche solo per un attimo di aver inquadrato i miei gusti per via di All You Need Is Kill, My Hero Academia e Shaman King, beh, ragazzi, non è propriamente così. I miei gusti sono molto eclettici. Vi faccio vedere. Ecco qui. Posso dire che è la miglior confezione. La miglior confezione, il miglior imballaggio viene da eBay. Wow. Ok, molto semplice. Oh, ma che carino! L'hanno rigirato in quello che sembra essere un elenco telefonico? No, cos'è? No, ma che carini, che bell'imballaggio. Davvero? Adoro da impazzire. Questi di questo negozio eBay hanno fatto un lavorone, guardate quanta cura. Adoro. Ed eccolo qui. Allevare un cane ed altri racconti di Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi mi ha conquistato da poco con il suo stile assolutamente estremamente dolce e carino. Vi faccio vedere qualche tavola mentre vi spiego velocemente di cosa tratta questo volume, anche se anche questo ancora non l'ho letto e fremo dalla voglia di leggerlo. Allevare un cane ed altri racconti narra del rapporto tra l'uomo e i suoi animali domestici, fino ad arrivare alle esperienze più estreme. Jiro Taniguchi è un genio da questo punto di vista ed è un genio nel trasmettere e definire delle emozioni ben precise. È il classico mangaka che in un modo o nell'altro riesce a farvi piangere con i suoi racconti. Ruota sempre intorno a 1000 sfaccettature toccando temi molto estremi e temi molto cari alle persone più sensibili. Quindi qualora siate delle persone estremamente sensibili, vi consiglio Jiro Taniguchi? Sì, ma sappiate che sarà un pugno nello stomaco, molto probabilmente. Questo nello specifico non l'ho ancora letto, ma non vedo l'ora di farlo. Quindi questo è tutto ciò che abbiamo unboxato
per oggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale. Vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, a seguirmi sui miei vari social che sono comparsi in questo esatto momento. Vi ringrazio ancora una volta per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye gente.